Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di aprile 2026. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici del Leone. Può essere un periodo produttivo, costruttivo, creativo e direi anche in espansione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare la vostra lettura, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con la luna, ragazzi. Quindi potrebbe essere un qualche cosa legato al passato o legato a una visione di una situazione piuttosto che di una relazione, di un momento di vita potrebbe anche essere. Poi abbiamo un 10 di bastoni, un 2 di bastoni, la giustizia, l'imperatore, un cavaliere di coppe, abbiamo la stella e l'appeso, ragazzi. Bene, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico del periodo che si andrà sviluppando e tenete presente che potrebbero arrivare messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere il lavoro, l'amore, il denaro, insomma un po' tutto. Allora, partiamo da questa luna. Regina di coppe, ruota della fortuna. Non male. Qui è come se ci fosse qualche cosa che cambia, io lo sento come una situazione interna del passato che in qualche modo arriva come a compimento, a completamento. Vi ricordo che la ruota della fortuna è un 10, una chiusura di ciclo, è un cambio. Andiamo a vedere 10 di bastoni. Fante di bastoni. E 8 di coppe. Io credo che qui ci sia qualche tipo di aspettativa da lasciare indietro. Potrebbero essere responsabilità per qualcuno. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. 8 di pentacoli, temperanza e 6 di spade. C'è qualcosa che si incastra un po'. Io credo che faccia riferimento per qualcuno mi viene da dire al tipo di quotidianità che volete creare, perché potrebbe anche proprio essere un cambio di abitudine, un cambio di qualche cosa di vecchio, uno stato emotivo che cambia, un'attitudine nei confronti di voi stessi che cambia. Ma sì, infatti avete anche l'imperatrice e qui c'è la regina di coppe. Ho la sensazione che potreste diventare come madri migliori per voi stessi, lasciandovi indietro certe aspettative e creando come questa nuova routine. Andiamo a vedere la giustizia perché anche qui mi parla un po' di equilibrio.
asso di spade, 10 di pentacoli e 4 di bastoni. Qui ci potrebbe essere qualche questione burocratica legata a una casa, a una famiglia, a un gruppo di persone che potrebbero anche essere a livello lavorativo. E potrebbe arrivare come una notizia in famiglia proprio, mi viene da dire. Ragazzi, qui potrebbe essere la compravendita di una casa, o qualche questione burocratica legata ad una casa, legata a dei lasciti, ad un'eredità. Andiamo a vedere l'imperatore. Abbiamo l'eremita. C'è qualche cosa che non vi fa sentire stabili, ma giustamente se siete in un periodo di cambio, visto che l'otto di pentacoli è uno degli arcani minori dell'imperatore, sono entrambi al contrario, sento che è proprio un qualche cosa che riguarda le vostre regole, le vostre abitudini, il vostro modo di fare, di vivere la giornata, magari anche di vivere la famiglia, di vivere il gruppo o la coppia. C'è come un qualche cosa qua che si trasforma a livello di proiezioni, di aspettative. E devo dire che con questa carta dell'eremita e il sole qui si acquisisce chiarezza semplicemente guardandosi dentro, che è un po' il senso della luna. La luna normalmente parla del lato ombra, quindi è come se qui si o venisse a galla o si osservasse o cambiassero certe dinamiche per cui le cose diventassero più chiare. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Abbiamo un 9 di bastoni e il mago, qui c'è come da ridefinire dei confini. Il cavaliere di coppe potrebbe venire a farvi un'offerta, una proposta. Andiamo a vedere la stella, perché ho anche l'idea che potrebbero esserci nuovi obiettivi, nuovi punti di arrivo con questa stella, nuovi sogni. Abbiamo un fante di denari, un 6 di coppe e un 9 di spade. C'è qualcosa legato al passato che voi volete realizzare e che avete bisogno di, come vi posso dire, c'è un 6 di spade al contrario, qui c'è qualche credenza limitante che vi sta bloccando. È o l'aspettativa che dovete cambiare o il tipo di responsabilità che vi prendete o che vi assumete. Potrebbe essere un obiettivo, un sogno vecchio da ridimensionare, da ridefinire se vogliamo. Perché anche qui abbiamo un 6 di coppe. Vi dirò che per qualcuno può essere una relazione legata al passato. Andiamo a vedere l'appeso. Due di bastoni, fante di spade e 5 di bastoni. Non è un fante, è un cavaliere di spade. E 5 di bastoni. Allora, sento che comunque a fine mese ci sono messaggi discrepanti, cioè l'appeso è una carta di fermo, mentre il cavaliere di spade è una carta molto veloce, però io sento che qui sarà un po' come il vedere l'altro lato della medaglia, siccome qui si parlava di lasciarvi indietro certe aspettative, certe idee, certe credenze limitanti, certi obiettivi o ridimensionare comunque quelli che avete, io credo che qui ci sia come la possibilità di vedere l'alternativa. Sento che molto ha a che vedere con un sogno, con un desiderio che avete avuto. Potrebbe come riaccendersi qualche tipo di speranza, però è anche vero che avete come bisogno di schiarirvi le idee. Qui con la carta dell'imperatrice vi dico, è un po' come se vi chiedeste che cosa realmente volete voi, che cosa volete creare, perché qui ci sono anche dei progetti, secondo me, che qualcuno di voi ha. Qualcuno potrebbe voler tornare magari a studiare per creare qualche cosa di proprio, qualche cosa di nuovo, qualche cosa di più autonomo. Io sento che molte persone qui potrebbero anche proprio ehm, voler creare qualcosa dove
si possa guadagnare, cioè monetizzare magari qualche tipo di progetto. Andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo da chi è senza lavoro e sta cercando. Non sento che le cose cambieranno di molto rispetto a quando andrete a vedere la lettura, però sì che si aprono delle nuove possibilità che vi fanno un po' rimettere in discussione quello su cui avete sempre creduto. Io credo che vi butterete a capofitto in qualche sogno del passato. Vi faccio un esempio. Avete sempre fatto i panettieri, il vostro più grande sogno era fare il ristoratore e magari inizierete a lavorare come cuochi in un ristorante per vedere come funziona dall'interno, no? Cioè è un po' come il, ok, io quando ero giovane avevo questo sogno, voglio seguirlo, voglio provare ad andare di lì perché si dice che per compiere la propria missione di vita si deve essere vicino alla propria verità, alla propria vibrazione personale, alla propria essenza e quindi ci voglio provare. Sarà un ambiente molto competitivo, quello in cui vi butterete, questo ve lo posso dire, però sento anche che avete abbastanza determinazione per far fronte a tutti gli avversari che si mettono in mezzo. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, allora potrebbe essere un periodo difficile, ragazzi, ve lo dico. Non tanto a livello lavorativo, ma a livello di mole di lavoro, cioè nel senso non tanto a livello di ambiente lavorativo, ma a livello di mole di lavoro. Qui il consiglio è di focalizzarvi su quello che dovete fare, di non dare retta a nessuno, fino a quando non avrete le cose chiare. Fate attenzione perché potrebbe arrivare un controllo qualità. Mi è arrivato questo. Quindi qualsiasi sia il vostro tipo di lavoro, cercate di avere sempre le cose in ordine. Per quello che riguarda le persone che no, scusate, per chi stesse aspettando una promozione, ehm, sento che ve la dovrete lottare un po'. Dovrete, come dire, far valere le vostre ragioni. Per chi fosse autonomo, per chi lavorasse in proprio, allora, diciamo che le cose saranno movimentate in questo periodo, però ho anche la sensazione che se stiate pensando di assumere qualcuno o di appoggiarvi a qualcuno, tenete presente che la responsabilità finale è la vostra perché siete voi che mettete la faccia nell'azienda, quindi cercate una persona che sia responsabile, determinata. Sì, è vero, c'è bisogno come di rinvigorire un po' la vostra azienda, quindi con idee un po' innovative, che di solito hanno i giovani, però è anche vero che i giovani hanno come questo impeto e questa poca esperienza per cui si fanno prendere un po' troppo la mano. Diciamo che voi sarete i saggi che ponderano tutte ehm, queste nuove idee, no? Se invece foste proprio da soli, allora sento che avete come bisogno di toccare nuovi rami, nuovi settori rispetto a quello che fate abitualmente. Ehm, sì, è come se fosse un buon periodo per buttarsi nella mischia, per vedere ehm, se riuscite ad ampliare in qualche modo la vostra attività lavorativa. Diciamo che è un buon momento per seminare, ok? Facciamo così. Non vedo tanto la raccolta, però è un buon momento per iniziare a muoversi. Per quello che riguarda i progetti, allora, secondo me ci sono dei progetti che hanno un buon potenziale di partire, quelli che sono già in atto, vi dico che vi daranno non poche soddisfazioni, ragazzi, avete comunque l'imperatrice, qui si parla di abbondanza anche proprio materiale, economica, quindi via a tutti i nuovi progetti, soprattutto se si tratta di progetti che hanno bisogno di essere regolarizzati, legalizzati, ordinati. Per qualcuno, parlando di soldi e investimenti, potrebbe esserci proprio un tema legato a una compravendita di una casa, come vi ho già accennato prima, ci sono come dei soldi in più che arrivano. Ehm,
Penso che qualcuno potrebbe già firmare tipo un compromesso per questa casa. Ehm, per quello che riguarda gli investimenti, io sento che potrebbero esserci nuovi investimenti che fanno gola, che effettivamente potrebbero anche essere proficui, considerata l'imperatrice, però avete anche la giustizia, quindi leggete bene il contratto, leggete bene quello che andate a firmare. Se parliamo di sentimenti, allora, a livello, diciamo così, di famiglia di anime, quindi amici, famiglia di sangue, magari vicini, colleghi, le persone che vi stanno intorno, sento che per voi è un periodo veramente di stanchezza, nel senso che avete bisogno di riprendere un po' le energie e sento come se aveste bisogno di isolarvi un pochettino. Se parliamo di relazioni, sentimentali, romantiche, allora c'è un cambio di scena per i single all'inizio, scusate, del periodo. Vi dico, con questa regina di coppe già in entrata, per qualcuno potrebbe essere una conoscenza del passato che potrebbe ritornare. Per qualcun altro, se magari c'è già qualcuno così all'orizzonte, potrebbe essere come un cambio di scena. Quindi potrebbe essere che qualcuno di voi ehm, decida come di andare oltre questa conoscenza. Non lo so, vedendolo così potrebbe essere una chiusura di un ciclo karmico con qualcuno, eh. Mm. Però devo dire che verso la fine del mese c'è come, allora, o una nuova prospettiva di conoscenza per qualcuno, o sento che in qualche modo potrebbero, non lo so, come la sensazione che se le cose con questa persona del passato, diciamo così, cambiano, nel senso che si chiude, c'è questa nuova persona che potrebbe effettivamente entrare più verso fine mese, secondo me. Se però è un ciclo karmico che cambia con quella persona e quindi è come se si decidesse di riprendere la situazione o in qualche modo ehm, frequentare questa persona, sento come due velocità in questo periodo. In un primo momento sarete molto a fatti vostri, in un secondo momento vi butterete un po' di più nella conoscenza di questa persona. Mm. Per adesso non sento grandi fuochi d'artificio, sinceramente. Per le persone che sono in coppia, qui c'è bisogno di andare per nuovi obiettivi. Cioè, chiedetevi qual è, non lo so, il prossimo obiettivo a livello di coppia nel breve periodo e nel lungo periodo. Dove volete andare? Vi state frequentando solo per divertimento? Vi state frequentando nella speranza che possa nascere qualcosa? Nella speranza di aver trovato la persona giusta per voi? Qual è l'obiettivo comune della relazione? Devo dire che a livello orizzontale vi divertirete parecchio, eh? Per le persone che sono in una relazione più o meno clandestina o che non si capisce bene, io ho come l'idea, ragazzi, che dovrete come tirare fuori certi argomenti un po' spinosi, qui avete l'asso di spade. Se ci sono delle cose che volete sapere con questa persona, se magari vi state frequentando ma non sapete bene da che parte state andando, è come se fosse giunto il momento di tirare fuori questi temi che a voi premono. C'è come un lato d'ombra con questa luna iniziale, c'è qualche cosa che non si vede, c'è bisogno di dare un cambio. Mm.
Potrebbero anche esserci come delle discussioni, per qualcuno, dei punti di vista diversi, delle divergenze da appianare, niente di sconvolgente, però non perdete di focus l'obiettivo. Qui avete la stella. Quindi cosa volete voi dalla relazione o da una relazione? Andiamo a vedere Osho che cosa vi vuol consigliare. La voce interiore, la sacerdotessa, andiamo un po' a questo eremita. E maturità. È come se i tempi fossero maturi per ascoltare la vostra voce interiore. Tenete presente che avete sia la sacerdotessa che la stella che la luna. Qui potrebbe arrivare qualche tipo di canalizzazione e non lo so. Datemi ancora una carta. Integrazione. Avete bisogno di, è la temperanza, avete bisogno di integrare i due poli, quello che vuole la mente da un lato e quello che vuole il cuore dall'altro. È come se foste, allora questa carta vi dice che siete maturi per staccarvi da qualcosa, ok? E qui con la carta della ruota della fortuna può esserci come un cambio karmico. Io sento che è più un cambio interno, sapete? Vi dicevo, è diventare migliore madri di voi stessi, cioè è come se foste maturi per occuparvi di certi temi, occuparvi di certe cose che sono nascoste, che sono sotto la superficie. Allora, carta numero 20. Anche questa parla di segreti, ragazzi. Qui c'è una verità che viene a galla in questo mese. Non so se è la vostra verità o se è la verità di qualcun altro o se è semplicemente una presa visione, mettiamola così. Però qui parla di sensi anche e di linguaggio del corpo, di informazioni. E parla della pelle del serpente, è un cambio, è come se steste cambiando pelle in un certo senso. Carta numero 21, qui parla di potere, di forza, di espansione. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn. C'è sempre qualcosa di nuovo e di emozionante da imparare e da fare. Vivi in stato di attesa, mantenendoti in tal modo pronto e giovane. Quando la mente invecchia e impigrisce, la vita perde vivacità e mordente. Mantieni sveglia la mente e non potrà invecchiare. La fontana della giovinezza è nella tua coscienza e la gioia di vivere è l'elisir della vita. Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi abbia dato spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, con un hype, con la vostra iscrizione o con la condivisione di questo video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me, mi può contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il percorso sulle credenze limitanti, però tenete presente che lo potete anche fare come autodidatti semplicemente abbonandovi al canale. Lì trovate 4 playlist, hanno la copertina lilla, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero perché il tutto è stato studiato come una scuola e si parla di credenze limitanti, di kundalini, di terzo occhio, di chiaroveggenza, di come si vede nell'etere, insomma c'è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!